Questo è l'occorrente per fare uno di quei bottoni fai da te che di solito vengono ricoperti con la stoffa. Noi in realtà oggi utilizzeremo questo bottone per fare un simpatico puntaspilli da usare quando lavoriamo. Siccome poi andremo ad imbottirlo, non useremo questo diametro per creare il cerchio di stoffa, ma dobbiamo utilizzarne uno più grande. Prendiamo un piattino, tracciamo sulla stoffa il cerchio, ritagliamolo. Ora, stando a circa 2 mm dal bordo, facciamo un punto filza con punti abbastanza piccoli lungo tutta la circonferenza del nostro cerchio di stoffa. Una volta completato il giro, passiamo a riempire con l'ovatta. In mezzo ricordiamoci di infilare il nostro bottone e stringiamo. Dobbiamo fare attenzione in modo che poi possiamo riuscire facilmente a estrarre l'asola. Ora prendiamo l'elastico, quello che userò io è alto circa mezzo centimetro. Facciamo la misura sul dito sul quale poi andremo a usare questo puntaspilli e poi accorciamolo di circa mezzo centimetro. Facciamo passare l'elastico nell'asola prima di andare a stringere e a chiudere l'arricciatura. Ora facciamo sovrapporre di circa mezzo centimetro le due estremità dell'elastico e poi le cuciamo insieme. Utilizzando lo stesso procedimento che abbiamo visto già per fare questo cuscinetto, se ne può fare anche uno da polso.